Il passaggio centrale del peccato originale, quello della tentazione di Eva da parte del serpente, l'apertura degli occhi e la condanna di Dio, sia di Adamo ed Eva che del serpente, sono di una bellezza eccezionale, sia dal punto di vista scientifico, ma io direi anche dal punto di vista proprio drammaturgico, teatrale. Come fare, per esempio, come fare a dare l'idea dell'apertura degli occhi? Cosa succede ad una scimmia antropomorfa quando improvvisamente acquisisce la coscienza di sé? Come descriverlo? La Genesi usa, io lo chiamo un artificio, ma è veramente un'idea drammaturgica eccezionale, la consapevolezza di essere nudi. Adamo ed Eva nel paradiso terrestre continuano ad essere nudi, ma non si vergognano. Ad un certo punto arriva e si introduce la figura del serpente, altra figura eccezionale. Come personaggio il serpente è davvero supera sicuramente in valore quello di Adamo ed Eva, perché si avvicina ad Eva e innanzitutto si informa con, prima cosa, il serpente all'inizio non era un serpente, era una scimmia, come si chiama, un rettile antropomorfo, tant'è che alcuni affreschi medievali si vede questa figura che è più simile a un rettile, non a un vero serpente. Dopo, quando Dio lo condanna a strisciare per tutta la vita sulla terra e a mangiare polvere, si trasforma in un vero serpente. Quindi il serpente agisce in maniera astuta, precisa, perché prima si informa da Eva se effettivamente Dio le abbia proibito a lei ed Adamo di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza. Eva, in un modo molto ingenuo, diremo, un personaggio quasi ingenuo, gli dice sì, Dio me l'ha proibito dicendo che se io lo mangio insieme ad Adamo morirò. Il serpente a questo punto usa uno scamotage davvero incredibile che mi fa venire subito in mente le streghe di Macbeth che al sovrano sanguinario predicono tutta la verità, ma in una forma nascosta da alcune frasi sibilline che non si possono capire. Il serpente gli dice ad Eva: non è vero che morirete, però nello stesso tempo gli dice pure la verità, cioè gli dice: non morendo morirete, lo moete temutun. Cosa significa questo? Che è vero che non muoiono, perché se Dio aveva detto loro che sarebbero morti, a quel punto, una volta che avevano mangiato il frutto, sarebbero dovuti rimanere stecchiti per terra. Invece vengono cacciati dal paradiso terrestre, ma continuano a vivere. Il problema è che da quel momento, aprendo gli occhi, perdono la beata incoscienza della mortalità. La scimmia non sa di dover morire, quindi vive la sua vita beatamente, senza questo fardello della sua fine inevitabile. L'uomo invece, non morendo morirete, o positivamente morirete secondo altre traduzioni meno letterarie, da quel momento concepisce di essere mortale. Fardello, che sarà poi argomento di un altro video, che vedremo cosa induce a fare l'uomo, la consapevolezza di essere mortale. Riprendendo il valore, letterario della Genesi, come fare a dare in maniera semplice l'idea dell'apertura degli occhi? Cosa vedono per primo Adamo ed Eva quando aprono gli occhi? Si accorgono di essere nudi. E chi è che si accorge di essere nudi? La scimmia antropomorfa non è che si guarda i genitali e dice: oddio, sono nuda. L'uomo sì, tant'è che quando Dio chiama Adamo e scopre che si è nascosto, gli chiede: ma perché ti sei nascosto? Adamo risponde: perché ero nudo. E Dio gli dice: e come hai fatto a accorgersi di essere nudo? Questo passo è davvero incredibile, è proprio un artificio letterario per indicare
proprio l'apertura degli occhi. L'altra cosa incredibile è proprio il fatto che il serpente è un portatore di luce, poi vedremo anche questo in un altro video, dà all'uomo la conoscenza. Finché è una scimmia antropomorfa, l'uomo non sa di esistere, non concepisce se stesso, non ha la conoscenza di sé. Una volta che i suoi occhi si aprono, l'uomo ha la conoscenza di sé, con il fardello terribile della consapevolezza di essere mortale, ma anche con tutto il resto che porterà poi l'uomo alla sua continua evoluzione nel bene e nel male sul pianeta Terra. Un argomento di un altro video sarà proprio questo valore di portatore di luce, di Lucifero, del serpente, e della spiegazione di un'altra frase biblica non contenuta nella Genesi ma in Giovanni, et verbum carum factum est, e il verbo si fece carne. Qual è la caratteristica dell'uomo? La caratteristica dell'uomo è la parola, il logos, quindi il verbo, la parola diventa carne, diventa uomo.